Ciao e grazie per aver cliccato su questo video. Oggi parleremo di un aspetto molto importante della Poiana di Harris. Parleremo del fatto che viene sempre consigliato come rapace più facile, più semplice, diciamo per iniziare la pratica della falconeria o comunque per iniziare un'esperienza con un rapace, anche per i neofiti, anche per persone che sono veramente alla loro prima esperienza. Quindi in questo video cercherò di farvi capire che in realtà non è così, ma la facilità o la difficoltà non dipende solo dal fatto che sia una Poiana di Harris, ma anche dall'obiettivo che voi vi siete prefissati, cioè cosa volete fare con la vostra Poiana di Harris. È normale che se l'obiettivo di un appassionato che prende la sua prima Poiana di Harris è quella semplicemente di metterla su un ramo di una pianta e fare un richiamo al pugno, oppure di metterla sul tetto di casa e fare un richiamo al pugno, è veramente semplice. La cosa diventa decisamente più difficile se voglio praticare falconeria con la mia Poiana di Harris, e per praticare falconeria ovviamente io intendo la caccia, quindi cacciare con il mio rapace. Non che sia necessario che tutti praticano la caccia col proprio rapace, ma di falconeria io vi sto parlando, e quindi parlo sempre della pratica della caccia con il nostro rapace. E quindi diciamo che se il mio obiettivo è di sviluppare un buon rapporto, una buona compliance con la mia Poiana di Harris, effettuare un buon ammansimento che mi porterà a un buon addestramento per avere un ottimo risultato a caccia. Ottimo non intendo in quantità di catture, ma in qualità di azione di caccia insieme a me, la cosa diventa decisamente molto ma molto più difficile. Innanzitutto ci tengo a dire che la Poiana di Harris è un animale sociale. In che senso un animale sociale? Nel senso che vive in gruppi, vive in caste formati da maschi e femmine, e quindi alla fine viene definito un vero e proprio branco. Ovviamente sappiamo che gli animali che vivono in società, che vivono in branchi, che vivono in caste, che vivono e collaborano nella propria vita con altri membri della propria specie, sviluppano una capacità cognitiva decisamente superiore agli animali che invece vivono in solitaria. Numerosi studi comportamentali e biologici e scientifici certificano questa cosa. Quindi tutti gli animali sociali, dagli insetti ai mammiferi, sviluppano delle capacità cognitive decisamente superiori. Ma perché gli animali sociali e che quindi vivono in branco, come per esempio i leoni, i lupi, piuttosto che, anche se pensiamo agli insetti, la società delle formiche, che è molto, ma molto evoluta, la società delle api, ma quindi perché gli animali sociali sviluppano delle caratteristiche cognitive maggiori? Sviluppano capacità maggiori perché ovviamente la vita in branco, in stormo, in gruppo, fa sviluppare una caratteristica che solo gli animali sociali hanno, come del resto abbiamo anche noi, che è la capacità di osservare, capire e leggere il comportamento dei propri simili, dei membri del proprio branco. E quindi è decisamente questo che evolve maggiormente diciamo, le capacità cognitive di un animale sociale, perché è abituato a confrontarsi con i membri del proprio cast e quindi leggere i comportamenti, anticiparli, come per esempio avviene nella caccia. I leoni, quando cacciano insieme, ognuno va a disporsi in una zona, si accordano quasi sul dove mettersi e che tipo di azione intraprendere. Questo anche la Poiana di Harris lo fa, cacciando insieme ai membri del proprio cast, e quindi anche la Poiana di Harris ha sviluppato la caratteristica di osservazione e di lettura del comportamento dei propri simili. Visto che abbiamo detto che la Poiana di Harris è un animale sociale e abbiamo detto che gli animali sociali sviluppano una capacità diciamo mentale decisamente superiore, e questo avviene perché hanno la capacità ovviamente di osservare, leggere e comprendere i comportamenti dei membri del proprio branco, la difficoltà nel ammansire in modo corretto e addestrare nel modo corretto una Poiana di Harris viene proprio da questo, perché la mia Poiana guarda i miei atteggiamenti, mi osserva, e il primo ammansimento che fate al vostro giovane, o parlo in prima persona,
ho commesso tantissimi errori anch'io con il mio primo Harris, che tutt'oggi sto pagando e vi spiego perché. Quando si fa il primo ammansimento di un giovane e poi si comincia l'addestramento e non si ha una determinata esperienza, ma non tanto nella falconeria in sé, ma nella gestione e nel sapere, nel leggere diciamo, il comportamento di un animale, si procede come conviene e tutto sembra andare in discesa. Alla fine riesco in modo abbastanza molto semplice e veloce ad ammansire la mia poiana di Harris e a effettuare la prima liberazione e i richiami al pugno. Sembra che tutto vada in discesa e che io non abbia sbagliato nulla, ma però vi devo dire che l'ho provato sulla mia pelle con il mio primo maschio di poiana di Harris e l'anno dopo, quindi nel suo secondo anno di vita, è lì che capirete se avete lavorato bene nella fase di ammansimento iniziale o nell'addestramento che gli avete fatto. E nel secondo anno lo capirete, perché lo capirete e l'ho capito anch'io nel secondo anno, oppure anche nel terzo, dipende un po' dal soggetto, perché nel secondo anno di vita la nostra poiana, maschio o femmina che sia, prende ovviamente coscienza di se stessa, prende coscienza delle sue potenzialità, sviluppa delle caratteristiche che fino ad ora ci aveva più o meno tenuto nascoste e quindi diventerà più difficile se non ho lavorato bene nel primo anno. Perché diventerà più difficile? Perché sarà molto sottile il fatto che io penso di addestrare la mia poiana di Harris nel secondo anno, ma in realtà è lei che sta addestrando me, perché mi capita spesso che anche il mio primo Harris ancora oggi mi proponga dei comportamenti, ma li propone per cercare di controllare i miei e quindi diventa veramente difficile. Ed è per questo motivo che non ritengo la poiana di Harris un rapace così facile da addestrare e da ammansire bene nel modo corretto. Inoltre vorrei aggiungere ovviamente un mio modestissimo parere, perché secondo me, per quello che ho avuto occasione di vedere io con i miei Harris, Chicco con i suoi e poi anche altre con amici con i quali andiamo a caccia insieme, che ormai ci frequentiamo abbastanza assiduamente, parlando è emersa questa cosa. Spesso e volentieri si confonde la fase di ammansimento con l'addestramento e secondo me tante persone la confondono, ma sono due fasi completamente diverse. L'ammansimento è un'azione, l'addestramento è tutta una serie di azioni che io vado a compiere insieme al mio animale, mentre invece la fase di ammansimento è semplicemente una sorta di addomesticamento diciamo, del rapace, anche se non è il termine corretto, perché il termine più corretto è ammansimento, una doma in poche parole, per far sì che il rapace si fidi di me e io possa iniziare un percorso di addestramento. Ma sono due fasi completamente diverse, che entrambi necessitano ovviamente di un impegno e di una costanza, perché comunque il segreto eh, della preparazione di una buona poiana di Harris è ovviamente il metodo che utilizzo, ma anche il tempo che gli dedico, perché è veramente fondamentale dedicare tanto tempo, come tutte le arti, perché la falconeria è un'arte a tutti gli effetti e le passioni, eh, più tempo gli viene dedicato e più qualità di tempo gli viene dedicata, maggiori saranno i risultati positivi che io riuscirò ad ottenere. Spero in questo video di essere riuscito a far passare il concetto positivo che è riferito alla non facilità nell'addestramento e nella preparazione diciamo di una poiana di Harris per la caccia o anche per il bird control, perché alla fine il bird control è una simulazione di caccia e quindi in quella situazione, anzi forse ancora di più in quella situazione, visto che vado a mettere la mia poiana in situazioni decisamente diverse da quello che può essere un bosco, ma devo far volare l'animale in presenza di tantissime persone, di operai, di persone e dovendo quindi far volare il mio animale in situazioni decisamente diverse,
lì a maggior ragione per effettuare un buon lavoro nel birth control devo avere un rapace ben preparato. Non voglio assolutamente dire che da domani nessuno deve più prendere una Poiana di Harris, anzi, ma semplicemente volevo un pochino dire la mia sul fatto che la Poiana di Harris viene dipinta come il rapace per tutti, una Poiana di Harris per tutti. Può anche esserlo, ma però dipende sempre, come ho detto all'inizio di questo video, dagli obiettivi che io mi sono preposto di raggiungere con la mia Poiana. Non è solo la Poiana che decide se la falconeria con lei sarà facile o difficile, ma è anche l'obiettivo che io mi sono dato e che voglio raggiungere, che cambierà esponenzialmente la difficoltà del lavoro anche con la Poiana di Harris. Spero, ripeto, che questo video sia stato capito e sia piaciuto. Se questo video ti è piaciuto, lascia pure un like. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo per dare il tuo supporto e per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti che ogni settimana vengono pubblicati sul canale. Stiamo facendo anche delle live e delle dirette con argomenti programmati dove tutti insieme possiamo in diretta commentare e confrontarci tra di noi. Iscriviti al canale per non perdere il prossimo appuntamento. Grazie e buona visione.